Pronto? Canon? Canon? Pronto Canon? Niente, forse stanno ancora dormendo. Beh, al di là di questo inizio un po' scherzoso, oggi parliamo della Nikon D850 e Canon, o meglio per Canon, deve suonare la sveglia. Questa è la prima fotocamera che mi soddisfa appieno, che è un pasto completo, ma procediamo con ordine. Potrei raccontarvi 40 minuti di dettagli tecnici, di innovazioni, di introduzioni, di migliorie rispetto alla D810. Sapete che non è questo lo spirito dei video di PhotoArt. Io vi parlo delle prove sul campo, dell'utilizzo che ho fatto in questo anno di sperimentazione, l'ho spremuta in lungo e in largo e adesso vi racconto come va direttamente da utente. Il resto delle informazioni le potete trovare in internet dappertutto. Allora, cominciamo con una brevissima cronistoria. Nikon dichiara di non voler realizzare la macchina full frame, però poi Canon produce una 5D e anche Nikon, come ovvio era aspettarsi, si mette al lavoro e produce la D700. La D700 ancora oggi, a distanza di anni dalla sua immissione sul mercato, è un'ottima macchina, infatti molti miei colleghi se la sono tenuta. È una macchina ancora oggi in grado di produrre delle fotografie belle, in una sola parola, belle. Certamente con tutti i limiti tecnologici che il gap da allora fino a questi anni ha sopravanzato, quindi è chiaro che oggi come oggi abbiamo macchine più performanti, ma i file della D700 sono belli. Poi poco alla volta si sono avvicendati altri modelli, arrivò la D800 e che roba, 36 megapixel, però con dei difetti di gioventù, come se fosse stata immessa un po' prematuramente sul mercato. Ce ne accorgemmo quando arrivò la D810 e tutti quanti, finalmente sono stati messi a posto questi piccoli difetti di gioventù della macchina. Nel frattempo uscirono D600, D610, D750, ottimo corpo camera, e poi arrivò la D850. Perché ho fatto questo excursus? Perché capiamo oggi, avendo in mano questa macchina, come si è chiusa, si è chiuso il cerchio a partire dalla D700 fino a questa macchina, perché effettivamente tutto quello che consideravamo un vizio di gioventù o qualche angolo da smussare dei modelli precedenti, su questa camera è a posto. Quando lessi le prime volte una fotocamera a 360 gradi che si presta a tutti gli utilizzi, mi tengo sempre un po' lontano da questi slogan perché molto spesso insomma sono veicoli pubblicitari, però devo ammettere che questa fotocamera riesce a fare bene quasi tutto, o perlomeno lo fa così bene che non fa rimpiangere le macchine super specializzate che fanno un gradino meglio quelle cose là. Non ha la raffica di una macchina fotografica dedicata all'azione sportiva, forse non ha qualche altro aspetto che caratterizza altri modelli, ma è una macchina che comprata difficilmente vedo motivo per venderla. Allora, è un passo avanti sotto tutti gli aspetti rispetto alla D810. Cominciamo a guardare i punti salienti. Vabbè, ci sono più pixel. Certamente, il fatto di aumentare la quantità dei pixel in un sensore non significa sempre una miglioria, ma in questo caso sì. La prima volta che andai ad analizzare gli scatti sul computer, innanzitutto un bel file grande, aperto a tutta dimensione, rimasi sbalordito perché una accutanza che non ho mai visto, nemmeno nei JPEG così pronti come posso avere sulla Canon 1DX, sto parlando della serie 2, che vedremo in un altro video. Da una parte è chiaro che c'è il trucchetto, perché nella modalità standard sono dei file che hanno un po' troppo sharpen per i miei gusti, e anche i settaggi, diciamo, base tendono comunque un po' al freddo, tanto è vero che ci sono delle impostazioni anche come preset, ancora prima di andare a toccare i picture style, che preservano i toni caldi piuttosto che quelli freddi, ma sono cose che vedremo. La qualità del file c'è tutta, il sensore retroilluminato, quindi con tutta l'elettronica posta dietro, funziona molto bene, dà dei file puliti e dei RAW che
effettivamente bisogna inchinarsi, tanto di cappello, sono elastici, malleabili, veramente appunto. Non vi spiego più di tante cose perché allo stato attuale della tecnologia su una reflex di piccolo formato è difficile trovare di meglio. Credo proprio che non ci sia, se non, vi dicevo, in piccoli aspetti che caratterizzano modelli specializzati. Il JPEG, vi dicevo, rispetto al RAW è però un po' tendenzialmente un po' troppo carico, anche come saturazione. Di sicuro, se cerchiamo la finezza cromatica, partiamo da quello, ma un JPEG determinato in questa maniera risponde né più nemmeno alle esigenze di oggi, del mondo del web, del mondo social. Sono file che si possono customizzare in tutte le maniere. Anche in questo senso, per esempio, troviamo una capacità di cucirsi addosso la macchina che era più prerogativa di serie come la serie D piuttosto che la serie D800 o D700. In effetti è inutile che le chiamiamo macchine fotografiche, quelle altre le chiamiamo professionali o pro, perché questa è una pro a tutti gli effetti e si mangia anche qualcuna di quelle. Il display touch. Il display touch è un display che funziona. Funziona perché è pronto. Mi ricordo che sulla 810 c'era una lentezza nel ricostruire il file, bisognava aspettarlo, anche nella scheda, proprio nella digestione, chiamiamola così, dei dati nella scheda. Qui abbiamo due tipi di slot, quella per ospitare, vediamo se l'ho, sì, eccola qua, quella per ospitare una SD normalissima e le QXD, che sono schede che mettono ancora di più in evidenza le capacità di questa fotocamera. Così come sono rimasto stupito, per esempio, della raffica, della capacità di intercettare al volo l'autofocus e la raffica. Chiaramente con un battery grip si aumenta la capacità dei fotogrammi e diventa ancora più vicina a delle macchine pro, pur mantenendo la maneggevolezza e le dimensioni di una fotocamera, chiamiamola così, standard. Ritorniamo al JPEG, ritorniamo al file. Sono dei file veramente belli. E ancora prima di arrivare al file è molto bello il lavoro che è stato fatto sul mirino. È un mirino straordinario. A chi come me, per esempio, piace pregustare la foto, molto spesso ci lecchiamo i baffi quando abbiamo una bella scena davanti, portiamo la camera all'occhio e quante volte vi è capitato di dire: questa è una bella foto, sono contento di questo scatto, aspetto di vederlo poi in post-produzione, perché leggiamo già gli elementi buoni per una scena. Con un mirino come questo è ancora più facile determinare la scena ed è proprio bello da buttarci l'occhio. Un ulteriore passo avanti rispetto al mirino già bello della D810. Quando si scatta in maniera, posso dire, quasi fin troppo reattiva. La reattività, cioè il fatto di avere una macchina pronta nel touchscreen, nei comandi, nella selezione delle opzioni, è veloce, è davvero veloce. Non c'è quel lag che, per esempio, sulla Sony, sulla prima serie, sull'810 anche c'era nei vari menu. È pronta, anzi addirittura vi capiterà, come è capitato a me più di qualche volta, che basta appoggiare il dito sul pulsante di scatto per far partire lo scatto. In questo senso è persino troppo reattiva, lo dico scherzosamente, però capita. Bisogna familiarizzare con una macchina pronta, una macchina veloce. La ricostruzione delle immagini nel menu, un menu touch innanzitutto molto più definito di quello della D810, e anche questo aiuta nella valutazione dell'immagine che abbiamo appena scattato. Un live view migliorato molto, e anche questo bisogna renderne atto. A proposito di live view, finalmente ragazzi, gli scatti notturni, quante volte ci toccava un po' alla cieca affidarsi ai comandi, o se no con una luce per i vari pulsanti finché, diciamo, non li abbiamo familiarizzati. Qui di notte l'illuminazione illumina tutti i tasti, fantastico, ma ci voleva davvero tanto. Ecco perché anche la telefonata che ho fatto alla concorrenza, perché la concorrenza deve svegliarsi. Facciamo un breve riepilogo di quello che potrebbe essere il concorrente della D850, la Canon 5D Mark IV. Sulla carta dovrebbe essere quella, anche il prezzo effettivamente è quello.
Le prestazioni però, mi spiace dirlo, sono lontane e sono tutte a vantaggio della Nikon, un forte vantaggio. Bisogna ecco, abbandonare gli allori e rimettersi un po' al lavoro. Non è una differenza, una questione di megapixel, tanto è vero che secondo me questa macchina va ancora confrontata con la 5DSR, con i limiti di una progettualità più anziana rispetto a questa, però secondo me tiene testa più una 5DSR alla D850 che la 5D Mark IV. Chiusa la parentesi che poi rimanderemo ad un'altra prova successiva. L'autofocus mi ha stupito, non per niente ho montato il 300 FS4, è un obiettivo che tengo perché sapete, insomma, a me piace andare anche a raccogliere dei dettagli nei boschi, quindi mi piacciono le foglie, mi piace la natura, mi piacciono le piante, quindi un obiettivo che avvicini a poco più di 1 metro, 300 mm, con una sfocatura di un diaframma f4 che avvicinandosi al soggetto crea una bella sfocatura e un rapporto di riproduzione di 0,25 è un bello obiettivo, mi piace molto. Però è chiaro che per la caccia fotografica, insomma, c'è di meglio, molto di meglio. Ho fatto degli scatti con questo obiettivo che non ho mai fatto su nessun'altra fotocamera. Agganci al volo di una piuma, aggancio al volo di una cincia che notoriamente, se c'è un uccelletto che non è mai fermo, si muove in continuazione, è incredibile i risultati che ho portato a casa con questo, che è un F4, non è un 2.8, ho provato anche il 2.8 e c'è veramente da leccarsi i baffi, ma veramente da leccarsi i baffi. Cosa significa tutto ciò? Che l'implementazione, l'aggiornamento dell'autofocus, l'aggiornamento della capacità del sensore anche di raccogliere delle immagini veloci mantenendo, sì, influendo poco attraverso gli algoritmi, le ricostruzioni su quello che sono i colori naturali della scena, è stata migliorata tantissimo, ma la reattività è un aspetto che colpisce assolutamente tanto. Il fatto di poter abbinare un mirino che ci faccia capire dove stiamo puntando, che cosa ci piace raccogliere e anche le differenze dei vari piani, perché risultano nitide in questo mirino, fanno il resto. Quindi anche il lato della piacevolezza di impugnare una macchina fotografica e cercare, frugare nel paesaggio o andare a cercare l'elemento di un'azione sportiva, come può essere quello di un saggio di danza o di un concerto, diventa molto bello. A proposito di concerto, avendo la possibilità di uscire con più sistemi, sono andato a fotografare un concerto con gli apparecchi della Canon e con Nikon, vi ripeto, non ho un 300-2.8, però ce l'ho dall'altra parte. Ho anche un 304 Canon e ho detto vabbè, andiamo a fare una prova comparativa tra la Mark IV e questo. Devo dire la verità che dal punto di vista dell'inquadratura mi sono sentito più a mio agio con la Canon, forse perché percentualmente uso di più Canon, e ero sicuro che gli scatti portati a casa da questo, che non è nemmeno stabilizzato, pur lavorando col cavalletto si intende, pensavo, insomma, vedrai che li scarterò tutti a favore di quell'altro, e invece è stato il contrario. Ha rivalutato obiettivi come l'80-200-2.8 Bighiera, chi ce l'ha se lo tenga, bellissimo, validissimo il 70-200-2.8, anche questo FL, senz'altro bellissimo, magnifico, costosissimo, chiusa la parentesi. Con l'80-200-2.8 ho portato a casa dei file che mi ricordano molto molto da vicino la sensazione, non la qualità, ma la sensazione della pellicola, perché c'è davvero tutto, c'è un soggetto così ben tornito, così ben palpabile, che mi fa ritrovare un obiettivo che dai tempi della serie F analogica Nikon non vedevo sulle pellicole quelle più a grana fine. Video 4K molto belli, ho delle brevi clip fatte col 105 micro che mi hanno lasciato a bocca aperta. Molto bello anche quel comparto, sebbene non sia quello che io utilizzo maggiormente e quindi mi fermo qua nella mia analisi, però sono molto belli, veramente molto belli e visibili subito e molto chiaramente, prima attraverso il display, che devo dire è migliorato molto, e anche pronti nell'essere rivisualizzati dopo averli girati.
i fotogrammi, la raffica al secondo, secondo me basta e avanza per l'uso che ne deve fare anche colui che insomma diciamo è un professionista. È chiaro che chi lavora su eventi sportivi indoor, dove effettivamente l'apertura del diaframma e la raffica talvolta permette di portare a casa proprio quel fotogramma, quello dove c'è la pallina che colpisce la racchetta oppure il salto del ginnasta, è chiaro che lì ci spostiamo su macchine che hanno delle performance migliori, però i 6, gli 8, i 9 che siano fotogrammi al secondo, secondo me bastano e avanzano.